Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o buongiorno a seconda di quando state guardando questo video sul nostro canale. Sono felicissima di avervi qui oggi, pronti ad addentrarci in un argomento che so che a molti di voi sta a cuore e che ha tenuto banco per un bel po' di tempo. Oggi, amici, parliamo di Neslihan, Burak e di quel famigerato amore eterno, la verità che tutti aspettavano. Sì, lo so, il titolo è un po' drammatico, quasi da soap opera, ma fidatevi. C'è del materiale succoso da analizzare. Cercheremo di fare un po' di chiarezza, di districarci tra rumors, ipotesi e, magari, di capire un po' meglio cosa è successo veramente. Prima di iniziare, però, vorrei chiedervi una piccola cortesia. Se siete nuovi da queste parti, se vi piacciono i nostri video, se trovate interessanti gli argomenti che trattiamo, vi prego di iscrivervi al canale. È un piccolo gesto per voi, ma per noi significa tantissimo e ci aiuta a crescere, a creare sempre nuovi contenuti e a raggiungere sempre più persone. Quindi, fate un clic sul pulsante iscriviti qui sotto e attivate la campanella per non perdervi nessun video futuro. Ok? Ora che abbiamo fatto le presentazioni e le raccomandazioni di rito, possiamo finalmente entrare nel vivo della questione. Preparatevi perché sarà un viaggio un po' movimentato. Allora, da dove cominciamo? Beh, direi che la prima cosa da fare è contestualizzare. Neslihan e Burak. Due nomi che, per un certo periodo, sono stati sulla bocca di tutti, soprattutto sui social media. Una coppia apparentemente perfetta, una storia d'amore che sembrava uscita da una favola moderna. Foto patinate, dediche romantiche, viaggi da sogno, insomma, tutto quello che ci si aspetta da una relazione che viene definita amore eterno. Ma, come spesso accade, la realtà può essere molto diversa dall'apparenza. Dietro quella facciata di perfezione, iniziavano a serpeggiare i primi dubbi. Rumors, indiscrezioni, pettegolezzi che si facevano sempre più insistenti. E poi, la bomba, l'annuncio della rottura. Un fulmine a ciel sereno per molti, una conferma per altri. La reazione del pubblico è stata, ovviamente, variegata. C'è chi ha espresso dispiacere e tristezza per la fine di una storia che sembrava così bella, chi ha cercato di capire le ragioni della rottura. Chi, invece, si è lasciato andare a commenti al vetriolo e speculazioni più o meno sensate. Ed è qui che entra in gioco quell'amore eterno, la verità che tutti aspettavano. Un'affermazione forte, che lascia intendere la rivelazione di chissà quale segreto scottante, quale retroscena nascosto. Ma cosa c'è di vero? Qual è questa verità tanto attesa? Cerchiamo di fare un po' di ordine. Innanzitutto, è importante sottolineare che, ad oggi, non esiste una verità ufficiale sulla rottura tra Neslihan e Burak. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni dettagliate sulle ragioni che li hanno portati a separarsi. Certo, ci sono state delle allusioni, dei messaggi criptici sui social media, ma nulla di concreto e definitivo. Quindi, tutto quello che circola online, sui giornali di gossip e nei vari forum, sono per lo più speculazioni, ipotesi, illazioni basate su voci di corridoio e interpretazioni più o meno fantasiose. E quali sono queste ipotesi? Beh, ce ne sono diverse. Alcuni parlano di incompatibilità caratteriale, di divergenze inconciliabili sui progetti futuri. Altri, invece, insinuano la presenza di terze persone, di tradimenti e di sotterfugi. Altri ancora sostengono che la pressione mediatica e l'eccessiva esposizione sui social media abbiano finito per logorare il rapporto. Quale di queste ipotesi è la più veritiera? Difficile dirlo. La verità, molto probabilmente, sta nel mezzo. Forse una combinazione di tutti questi fattori ha contribuito alla fine della storia d'amore tra Neslihan e Burak. Ma, al di là delle speculazioni e delle ipotesi, credo che ci siano alcune lezioni importanti che possiamo trarre da questa vicenda. La prima, e forse la più importante, è che le apparenze ingannano. Quello che vediamo sui social media, le foto patinate e le dediche romantiche, non sempre corrispondono alla realtà. Dietro ogni coppia, dietro ogni relazione, ci sono dinamiche complesse, difficoltà, problemi che non sempre vengono resi pubblici. La seconda lezione è che l'amore eterno, purtroppo, non esiste. O meglio, non esiste nella forma in cui ce lo immaginiamo. Le relazioni evolvono, cambiano, si trasformano nel tempo. A volte riescono a superare le difficoltà e a rafforzarsi. Altre volte, invece, si esauriscono e finiscono per interrompersi. E questo non significa necessariamente che sia un fallimento.
Significa semplicemente che la vita è fatta di cambiamenti e che a volte è meglio separarsi piuttosto che continuare a vivere una relazione che non rende più felici. La terza lezione è che il rispetto è fondamentale, sia durante la relazione, sia dopo la rottura. Evitare di alimentare pettegolezzi, di speculare sulle ragioni della separazione, di giudicare le scelte degli altri. Cercare, invece, di capire, di empatizzare e di rispettare la privacy di chi sta vivendo un momento difficile. E poi, c'è un'altra cosa che mi preme sottolineare. Spesso, quando una coppia famosa si separa, ci si concentra eccessivamente sulla ricerca del colpevole, sull'individuazione di chi ha sbagliato. Si cerca un capro espiatorio, qualcuno da additare e da criticare. Ma forse, la cosa più sensata da fare è semplicemente accettare che le cose a volte finiscono e che non sempre c'è un colpevole. Magari Neslihan e Burak semplicemente non erano fatti per stare insieme a lungo termine. Magari avevano visioni diverse sul futuro. Magari si sono resi conto che la loro relazione non li rendeva più felici. E questo, in fondo, è un motivo più che valido per separarsi. Quindi, tornando alla domanda iniziale, amore eterno, la verità che tutti aspettavano. La verità è che non c'è una verità unica e definitiva. La verità è che le relazioni sono complesse e che a volte finiscono. La verità è che le apparenze ingannano e che dietro ogni coppia c'è una storia unica e irripetibile. E la verità, forse la più importante di tutte, è che è meglio concentrarsi sulla propria vita, sui propri obiettivi e sulla propria felicità piuttosto che ossessionarsi con la vita degli altri. Bene, amici, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero di avervi fornito qualche spunto di riflessione e di aver fatto un po' di chiarezza su questa vicenda. Ricapitolando brevemente, abbiamo detto che non esiste una verità ufficiale sulla rottura tra Neslihan e Burak e che tutto quello che circola online sono per lo più speculazioni e ipotesi. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di non fidarsi troppo delle apparenze, di rispettare la privacy degli altri e di concentrarsi sulla propria felicità. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Grazie mille per averlo guardato fino alla fine. Spero davvero di avervi tenuto compagnia e di avervi offerto una prospettiva diversa su questa storia. Ora, vorrei sapere cosa ne pensate voi. Qual è la vostra opinione sulla rottura tra Neslihan e Burak? Avevate delle aspettative su questa relazione? Cosa vi ha colpito di più di questa vicenda? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Sono curiosa di leggere le vostre opinioni e di confrontarmi con voi su questo argomento. E infine, come sempre, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Ogni piccolo gesto da parte vostra è un grande supporto per noi e ci aiuta a crescere e a creare sempre nuovi contenuti. Grazie ancora per il vostro supporto e alla prossima. Un abbraccio a tutti. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco aggiungiamo un po' di pepe. Analisi approfondita del fenomeno Neslihan e Burak asterisco asterisco. Ok, ragazzi, visto che siete stati così bravi a seguire fin qui, direi che possiamo andare ancora più a fondo nella questione Neslihan e Burak. Non ci limiteremo a fare un riassunto dei fatti, ma cercheremo di capire il perché di tanto clamore e cosa si nasconde dietro a questa soap opera mediatica. Asterisco asterisco il potere delle coppiette perfette. Un'illusione social asterisco asterisco. Viviamo in un'epoca in cui i social media sono diventati una vetrina delle nostre vite. Mostriamo il meglio di noi, le nostre vacanze da sogno, i nostri successi professionali e, naturalmente, le nostre relazioni amorose. Le coppie famose, come Neslihan e Burak, amplificano questo fenomeno. Ci offrono un'immagine patinata e idealizzata dell'amore, creando un modello a cui molti aspirano. Ma quanto è reale tutto questo? Beh, come dicevamo prima, spesso si tratta di una costruzione mediatica. Le foto vengono filtrate, i momenti imbarazzanti vengono tagliati, e le difficoltà vengono nascoste sotto un velo di sorrisi e abbracci. Neslihan e Burak erano maestri in quest'arte. Le loro foto insieme erano sempre impeccabili, i loro post erano pieni di dichiarazioni d'amore e i loro video mostravano momenti di complicità e divertimento. Era facile lasciarsi trasportare da quell'illusione di perfezione e credere che la loro storia fosse davvero un amore eterno. Il problema è che questa immagine idealizzata può creare aspettative irrealistiche nelle nostre relazioni. Iniziamo a confrontare la nostra vita di coppia con quella di Neslihan e Burak, e ci sentiamo insoddisfatti se non riusciamo a raggiungere quel livello di perfezione.
Dimentichiamo che l'amore vero è fatto anche di litigi, incomprensioni, compromessi e momenti di difficoltà. Asterisco la pressione mediatica, un fattore decisivo, asterisco. Un altro aspetto da considerare è la pressione mediatica a cui erano sottoposti Neslihan e Burak. Essere una coppia famosa significa essere costantemente sotto i riflettori, con ogni gesto, ogni parola e ogni sguardo analizzato e commentato. Questa pressione può essere estenuante. Immaginate di essere seguiti dai paparazzi ogni volta che uscite. E di casa, di vedere le vostre foto pubblicate sui giornali di gossip e di leggere commenti cattivi e invidiosi sui social media. Non è facile mantenere la propria privacy e la propria sanità mentale in una situazione del genere. Inoltre, la pressione mediatica può influenzare la dinamica della coppia. Si inizia a recitare per le telecamere, a nascondere i problemi e a cercare di mantenere un'immagine pubblica positiva. Questo può portare a una mancanza di autenticità e a un allontanamento emotivo tra i partner. Molti esperti sostengono che la pressione mediatica sia stata uno dei fattori che hanno contribuito alla rottura tra Neslihan e Burak. Forse non sono riusciti a gestire lo stress e le aspettative del pubblico, e questo ha finito per logorare il loro rapporto. Asterisco le ipotesi più gettonate: tradimenti, incompatibilità e influencer marketing, asterisco. Come dicevamo prima, le ipotesi sulla rottura tra Neslihan e Burak sono molteplici. Analizziamone alcune delle più gettonate. Asterisco tradimenti asterisco. Questa è la classica ipotesi che circola quando una coppia famosa si separa. C'è sempre qualcuno che insinua la presenza di un'altra persona, di un flirt nascosto o di un vero e proprio tradimento. Ovviamente, senza prove concrete, si tratta solo di speculazioni. Ma è innegabile che la tentazione sia sempre dietro l'angolo, soprattutto quando si è costantemente circondati da persone attraenti e si viaggia spesso per lavoro. Asterisco incompatibilità caratteriale asterisco questa ipotesi è più plausibile. Magari Neslihan e Burak si sono resi conto che, nonostante l'attrazione iniziale, non erano compatibili a lungo termine. Avevano visioni diverse sulla vita, obiettivi diversi e non riuscivano a trovare un terreno comune. In questi casi, è meglio separarsi piuttosto che continuare a vivere una relazione che non rende felici nessuno dei due. Asterisco progetti futuri divergenti asterisco spesso, le coppie si lasciano perché hanno progetti futuri che non coincidono. Magari, uno dei due vuole avere figli e l'altro no, oppure uno vuole trasferirsi in un'altra città e l'altro preferisce rimanere. In questi casi, è difficile trovare un compromesso e la relazione finisce per naufragare. Asterisco la teoria del complotto. Influencer marketing, asterisco questa è l'ipotesi più folle, ma merita comunque di essere menzionata. Alcuni sostengono che la relazione tra Neslihan e Burak sia stata una trovata pubblicitaria, una strategia di marketing per aumentare la loro popolarità e i loro guadagni. Secondo questa teoria, la rottura sarebbe stata pianificata a tavolino per creare ancora più clamore e attirare l'attenzione dei media. È un'ipotesi piuttosto cinica, ma non si può escludere a priori, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Asterisco oltre i gossip, lezioni di vita e riflessioni profonde asterisco. Al di là delle speculazioni e delle ipotesi, la vicenda di Neslihan e Burak ci offre l'opportunità di riflettere su temi importanti come l'amore, la felicità, la pressione sociale e la gestione della propria immagine pubblica. Ci ricorda che l'amore non è un sentimento statico e immutabile, ma un processo dinamico e in continua evoluzione. Che le relazioni richiedono impegno, sacrificio e comunicazione costante. E che non sempre le cose vanno come vorremmo. Ci invita a non idealizzare le coppie famose e a non confrontare la nostra vita con la loro. A concentrarci sulla nostra felicità, sui nostri obiettivi e sulle nostre relazioni reali, quelle fatte di affetto sincero, comprensione e rispetto reciproco. E ci spinge a riflettere sull'importanza di proteggere la nostra privacy e la nostra sanità mentale, soprattutto in un'epoca in cui siamo costantemente esposti al giudizio degli altri. Asterisco il futuro di Neslihan e Burak. Cosa succederà adesso? Asterisco. E adesso? Cosa succederà a Neslihan e Burak? Beh, immagino che entrambi continueranno a lavorare e a inseguire i propri sogni. Forse si innamoreranno di nuovo e troveranno la felicità con qualcun altro. O forse si concentreranno sulla loro carriera e sui loro progetti personali. In ogni caso, auguro loro il meglio.
Spero che abbiano imparato qualcosa da questa esperienza e che siano in grado di affrontare il futuro con serenità e consapevolezza. Conclusione. Non giudicate, solo amate, e iscrivetevi al canale. Ok, amici, siamo arrivati davvero alla fine di questo lunghissimo video. Spero di avervi intrattenuto e di avervi offerto una prospettiva completa e approfondita sulla vicenda Neslihan e Burak. Ricordatevi, non giudicate le loro scelte, non speculate sulle loro ragioni e non alimentate i pettegolezzi. Limitatevi ad amare, a sostenere e a rispettare le persone, anche quando non le capite. E soprattutto, non dimenticate di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e di condividerlo con i vostri amici. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci spinge a creare sempre nuovi contenuti interessanti e stimolanti. Grazie ancora per la vostra attenzione e alla prossima. Un abbraccio a tu. TTI.